Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo smontato un po' la Dacia. Oggi vi faccio vedere qual è il procedimento corretto, lo faccio ovviamente sulla Dacia perché ho quest'auto qui al momento, per cambiare il liquido dei freni. L'avevo già fatto questo video sulla moto, il procedimento è sempre uguale. Questa volta lo facciamo sulla Dacia, ma utilizziamo uno strumento che mi hanno dato gli amici del brand Ate. Qui avevo fatto i video sulle spazzole, sulle pastiglie dei freni. Prossimamente usciranno anche il cambio dei dischi, il cambio dei tamburi. Mi hanno dato questo è uno strumento professionale per la sostituzione del liquido dei freni da soli. Il procedimento corretto da fare in coppia: mettere innanzitutto in sicurezza l'automobile sul cavalletto, aprire la vaschetta, che è questa qui dove c'è scritto DOT 4, e poi dobbiamo andare ad aprire la valvola che c'è qua dietro. Qui c'è una valvolina, vedete? Io ho già tolto il tappino, ma il tappino era questo. Troverete un tappino fatto così e questo sarà da togliere. Con una chiave da 8 la sviteremo leggermente giusto per aprirla. Questa valvolina attacchiamo un tubicino qualsiasi, basta che sia della misura corretta, quindi basta un tubicino. Prendetene diverse misure dal ferramenta, così non avrete problemi. Io ho messo su questo tubicino una fascettina a stringere un pochettino la bocchetta in maniera che sta un pochino più salda. Il tubicino lo mettiamo dentro un bicchiere o una bottiglia. Il procedimento sarebbe di una persona che sta dentro, spinge sul pedale dei freni, noi apriamo la valvola, il liquido scorre fuori e andiamo a fare il refill dalla vaschetta. Ok, questo è il procedimento in coppia. Però ovviamente non tutti abbiamo la possibilità di avere, diciamo, una persona che ci aiuta quando facciamo questi lavori, quindi si utilizza questo strumento qua. È uno strumento elettrico, quindi non va attaccato a compressori eccetera. Lo attaccheremo in questo modo, lo accendiamo. Funziona praticamente come un compressore. Questo è l'unico tubo a disposizione. Ve lo forniranno con un bocchettone come questo, ha gli stessi attacchi del compressore in questo modo. Questo qui è il tappo della vaschetta del liquido dei freni, quello lì. Noi sviteremo questo e ci attaccheremo questo. Spingerà il liquido nuovo all'interno del circuito. Noi apriremo la valvola e quando apriremo la valvola lui potrà fare questo procedimento di spinta. Tutto quello che vi faccio vedere lo trovate in descrizione nei link, così potrete andare a consultare il sito Ate. Vi ricordo che è del gruppo Continental, quella degli pneumatici, che non fanno solo questo ma fanno anche prodotti aftermarket. Sono molto avanti sui freni e su tutto quello che concerne l'impianto frenante. Ora vediamo la macchina che è già pronta. In realtà questa è una tanica normalissima nella quale ho tolto il tappo e va infilato questo tubo fatto apposta della macchina. Una volta che lo abbiamo collegato, quindi inserita questa parte qui all'interno, va messo in pressione l'impianto. Bisogna prendere questo spinotto qui e lo agganciamo in questo spinotto libero qua, perché prima di collegarlo all'automobile va messo in pressione tutto e va fatto arrivare a 2 bar. Deve arrivare qui. Questa parte è collegata al circuito, avete visto prima 2 tubi, e quindi gli rimetterà dentro il liquido che lui porta fuori, quindi non perdiamo assolutamente nulla. Adesso lo accendiamo e vedremo come funziona. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, quindi che abbiamo messo in pressione la macchina per 30 secondi, allora siamo pronti per andare alla macchina. Quindi smontiamo la nostra valvola e attacchiamola al posto del coperchio originale. Questi sono standard, quindi dovrebbe andare perfettamente ad avvitarsi. Ora attacchiamo il tubo. Ho attaccato il tubo, ho stretto la fascetta così da non dover stare lì con le mani perché effettivamente è una rottura di scatole. Il tubo è nel bicchiere ed è in una posizione abbastanza stabile. Con la chiave da 8 io sono già in posizione così. Pronti, lo accendiamo. Vediamo di aprire il rubinetto. La pressione è a 1, proviamo a aumentarla. E lui comincia a fuoriuscire da solo. Ora non spegniamo la macchina ma andiamo a chiudere il nostro rubinetto. Lo chiudiamo. Una volta serrato andiamo a spegnere la macchina, così saremo sicuri di innanzitutto aver cambiato il liquido presente all'interno e saremo sicuri di non aver creato delle bolle. La sostituzione del liquido in questa maniera è molto sicura. Innanzitutto non rischiamo di creare bolle d'aria che potrebbero andare a danneggiare la frenata. Danneggiare la frenata significa che la macchina non frena. Il liquido non è comprimibile
invece l'aria sì, e quindi se noi abbiamo dell'aria all'interno del circuito frenante, quando andiamo a frenare l'aria si comprimerà e quindi non ci darà una risposta alla frenata corretta. Ovviamente è molto più semplice questo procedimento qui rispetto alle pompette varie che si possono trovare in commercio, perché con questo innanzitutto siamo più sicuri, è molto più veloce perché avete visto che l'ho acceso 10-15 secondi e già avevo tutto quel liquido fuori dal circuito dei freni. Ovviamente è più rapido. Spero di essere stato utile. Questo congegno me l'ha mandato il gruppo ATE, che vi ricordo è un gruppo che fa parte di Continental. In descrizione troverete tutto il necessario per andare a consultare il loro sito internet. Questo procedimento qui va fatto ovviamente per tutte le ruote. Contate che se ho spinto fuori quel liquido lì in questo freno qua, che praticamente è attaccato alla vaschetta, quindi fa poca strada da qui a lì, per le ruote posteriori dovrò ricordarmi di togliere più liquido perché il percorso ovviamente è più lungo. Sul loro sito trovate il liquido dei freni per la sostituzione. Questo è una tanica per l'utilizzo proprio specifico per questa macchina qua. Il ricambio lo troviamo anche in boccettine normali. La qualità di questo liquido qui è molto più alta rispetto a quello che trovate in commercio nei vari centri commerciali eccetera. Questo è tra i migliori in assoluto. Vi rimando tutti gli altri miei video, ci vediamo alla prossima, ciao.